Ebbene sì, a inizio anno è entrato in vigore il nuovo codice della strada e quindi ho preso una triste decisione. Ho deciso di abbandonare il monoruota che avevo per prenderne uno più grosso. È stata una decisione piuttosto istintiva e abbastanza veloce, non senza un po' di sofferenza. Ho deciso di passare ad un Patton della Liperkim, un amore improvviso, ma non a prima vista, in realtà a seconda vista. Spiego meglio. Era ancora primavera scorsa quando mi capitò di provare lo stesso modello di questo qui per la prima volta. Venivo dal Ninebot S2, una ruota piccolina, e non avevo ancora assolutamente dimestichezza con le ruote grosse e pesanti. Feci un giro di pochi chilometri su una ciclabile dritta e abbastanza sgombra. Sentii la qualità e la potenza a disposizione, ma da un lato il prezzo del nuovo di circa 3.200 euro, dall'altro il fatto che fosse una ruota molto pesante, parliamo di 40 kg, me la fece subito dimenticare. E in effetti all'epoca avevo già adocchiato l'S16, della quale trovi il video sul mio canale, ma si sa, a volte il destino insiste e ad inizio di quest'anno, con il freddo e un clima che non posso definire asciutto, mi sono avventurato in un'uscita con un caro amico che da poco aveva appunto comprato la stessa ruota, il Patton. Chiesi di provarlo e mi sono reso conto di due cose. La prima è che in realtà, imparando a gestire i 30 kg dell'S16, non percepivo più la pesantezza. La seconda è che questa ruota ha un sistema di ammortizzazione nettamente superiore. Poi c'è anche una terza cosa, forse quella più decisiva, ha un'autonomia veramente incredibile. Sulla carta non sembra così tanto perché passiamo da 1500 watt a 2200, eppure il risultato con temperature un po' fredde e un po' disterrato, il mio S16 ha dovuto ricaricare un paio d'ore a metà percorso, terminando con un 10% alla fine del percorso, mentre il Patton del mio amico si è fatto andata e ritorno con un 30% rimasto, un gran bel risultato. Ed è stato così che un paio di settimane dopo mi è capitato l'annuncio di un buon usato in vendita. Sono andato a vederlo e l'ho comprato. E oggi ti racconto il perché di questa scelta, di come mi sono trovato e di quali sfide ho dovuto affrontare. Come ho già spiegato nell'introduzione, ho preso una ruota superiore soprattutto per quanto riguarda l'autonomia. Con l'arrivo del nuovo codice della strada e comunque con un discorso di rischio maggiore di multa girando in città, ho capito che la bellezza del monoruota sta anche nell'andare nei percorsi non percorribili dalle auto. Ciclabili e piste sterrate sono nettamente più divertenti del girare in mezzo al traffico della città. Ho realizzato che il divertimento che cercavo in quello che per anni è stato per me un semplice mezzo di trasporto per muovermi all'interno della città agilmente, era in realtà la nascita di una passione che mi ha portato a dedicare del tempo per fare dei giri con questo mezzo straordinario. Non più l'esigenza di andare da punto A a punto B, ma il piacere di muoversi per il semplice gusto di farlo con questo mezzo. Ripeto, andare in città non rappresenta il massimo del divertimento e quando si inizia ad andare in giro per la natura è tutta un'altra cosa e sicuramente i ciclisti mi possono capire. Ho quindi capito che l'S16, che tuttora apprezzo tantissimo, non era più sufficiente per quello che volevo fare. Giri molto lunghi, su percorsi naturali e terreni dissestati, dove ricaricare le batterie non è così semplice. Quindi maggiore autonomia e sospensioni più confortevoli e anche uno pneumatico più tassellato per affrontare con sicurezza le zone fangose. Insomma, mi sono fatto due conti. Ho venduto una ruota molto bella per comprarne una ancora più bella, usata più o meno allo stesso modo. Ho dovuto anche rinunciare a qualcosa, ma sicuramente sono stati maggiori i vantaggi. Ora, dopo aver percorso circa 1 migliaio di chilometri, posso dire di essere molto contento della mia scelta, anche se mi manca una ruota cittadina. Sì, certo, questa la posso usare anche per spostarmi in città, ma la ruota con battistrada alto non è il massimo sull'asfalto. Inoltre ricordiamoci che pesa 40 kg, se già 30 mi risultavano al limite, 40 sono una vera rottura di scatole. Andiamo con ordine e vediamo pro e contro di questa scelta. Parto dalla cosa che più si percepisce appena si sale: le sospensioni. Qui abbiamo delle sospensioni idrauliche con molle già tarate per un certo peso, nel mio caso categoria 62 libbre. Quindi comprandolo è indispensabile scegliere un modello che abbia già montate le molle giuste, adatte al proprio peso. Ovviamente si possono cambiare, ma costano abbastanza.
Sono estremamente comode e regolabili sia in compressione che in espansione. Per la precisione, un lato gestisce la compressione e l'altro l'espansione o il ritorno. Quindi si possono regolare sia molto rigide per l'uso stradale, sia molto morbide, come piace a me per un uso più off-road, semplicemente girando un perno. La ruota è sempre da 16 pollici e nasce tassellata così in stile motocross. In effetti, la dimensione della ruota è quella più indicata per i terreni accidentati, in quanto ha meno effetto giroscopico di ruote più grandi, cioè quello che contrasta il movimento dell'asse del perno, e facilita i cambi di direzione improvvisi che spesso nella strada sterrati si è costretti a fare. Certo, con la stessa logica, ruote più piccole risultano ancora più agili, ma affrontano peggio le buche. Al momento credo che questa sia la dimensione giusta per questo utilizzo. Potenza e accelerazione sono disponibili subito e in abbondanza. Già l'S16 mi aveva regalato delle belle emozioni e non mi aveva mai fatto sentire la mancanza di spinta. Stiamo parlando infatti di due motori che come potenza arrivano a 4000-4500 watt. Sul Patton la sensazione è ancora migliore, è una ruota che può affrontare veramente di tutto, risalita, sterrato, buche e gradini, è una vera goduria, non perde un colpo e ti fa sentire la sua presenza in qualunque situazione. Il momento in cui me ne sono più reso conto è stato una volta quando ho incrociato un ramo su una pista sterrata, in salita, praticamente un gradino di traverso. L'istinto sarebbe stato quello di scendere e farla a piedi, ma non ne avrei avuto il tempo. L'ho affrontato pensando di cadere, ma così non è stato. È salita, senza problemi, sul gradino, sgommando un po' sul legno, ma facendomi sentire come se avessi fatto una cosa assolutamente normale. Passiamo velocemente in rassegna le specifiche tecniche. Pacco batteria da 2200 Wh, suddiviso in due blocchi ai lati della ruota, ognuno da 126 volt. Con batterie Samsung 50E. Il motore è da 4500 watt con 7000 watt di picco. Le sospensioni sono idrauliche e con un'escorsione di 80 mm. Velocità massima abbastanza. Peso massimo del conducente 120 kg. Range effettivo da me misurato 100 km, percorrendo però gli ultimi 20 a velocità moderata e restando con un 10% di carica rimanente circa. Ora, tra i vantaggi dell'acquisto dell'usato, ci puoi trovare optional e accessori aftermarket inclusi nel prezzo. Infatti, se l'avessi comprata nuova, probabilmente avrei usato i power pad, cioè questi cuscinetti che sagomano la gamba all'altezza della punta del piede, dello stinco e del polpaccio, e anche le pedane fornite dalla Liperkim. Quelli che vedi invece sono accessori piuttosto costosi, che probabilmente non avrei acquistato, avendo comunque un'alternativa a costo zero. Ora che li ho usati tanto, credo che il costo sia giustificato, in quanto sono un vero upgrade per quanto riguarda il comfort, ma anche la praticità e la sicurezza. Partiamo dalle pedane, che sono regolabili nella loro inclinazione, e hanno un'aggiunta sulla punta e sul tacco, quindi uno spessore che migliora nettamente il controllo. Inoltre questi inserti metallici danno un grip veramente ottimo sul piede. Per farti capire, prima ero abituato ad aggiustare la posizione del piede togliendo un po' il peso e strisciando. Con queste non ci riesci, devi proprio alzare il piede per poterlo spostare. Sì, bisogna farci l'abitudine, ma è un'ottima cosa, perché è la superficie che maggiormente ti consente di dare comandi rapidi alla ruota, soprattutto sterzate veloci. Se il piede scivola anche di poco, sei fregato. Sono belle spesse, ma per quanto sembrino metalliche, in realtà sono fatte di nylon. Non avrei mai pensato che il nylon potesse reggere il mio peso e avere una rigidità che mi desse tanta sicurezza, con il vantaggio di essere estremamente leggere. Ma posso di certo dire che la cosa che più mi ha stupito sono stati i power pad della Grizla. Solidi, regolabili al 100%, morbidi al tatto e resistenti alle cadute. Quelle del monoruota, non le mie. Ottimi e affidabili, migliorano di parecchio la manovrabilità del monoruota nelle situazioni più critiche. Insieme ai pad ci sono anche delle parti aggiuntive che fanno parte del kit e anche in questo caso migliorano l'ergonomia e il comfort del monoruota. Stiamo parlando di paratie all'altezza del ginocchio e dei bumper frontali, questi qua, progettati e realizzati a regola d'arte, tutti in materiale gommoso stampato in 3D, dovrebbe essere TPU. E poi c'è il sellino. E finalmente sì, ho imparato ad andare in giro seduto. Adesso non mi dilungo, anche perché ho imparato ad andarci, ma non a passare da in piedi a seduto e viceversa. Devo fare ancora un bel po' di pratica. Magari vi porterò un video più avanti con la mia esperienza.
La maniglia trolley è già spostata verso la parte posteriore, era questa infatti una critica che avevo fatto all'S16. Peccato che vada in contrasto con il sellino che deve essere sollevato per poter tirare fuori la maniglia. Ah, quasi dimenticavo, il caricabatterie è un bel mattoncino da 630 watt e ricarica il nostro Patton in circa 3 ore, 3 ore e mezza. È possibile dimezzare il tempo di caricamento in quanto il Patton ha un doppio ingresso per 2 caricatori o un caricatore con doppia spina. Ora però non è tutto rose e fiori, in quanto ho dovuto rinunciare a qualcosa. La cosa della quale sento maggiormente la mancanza è lo Smart BMS, cioè la possibilità di visualizzare lo stato di carica delle singole celle in tempo reale direttamente dall'applicazione, il che si traduce in una più veloce diagnostica di eventuali problemi, in un controllo maggiore e in una maggiore sicurezza. Questo non vuol dire che non esista il BMS, cioè quella parte di circuito elettronico che si occupa di carica e scarica delle batterie. C'è e funziona anche molto bene, pur non mostrando lo stato di carica delle singole celle, mi ha permesso, dopo l'acquisto, di bilanciare correttamente tutte le batterie. Infatti, dopo l'acquisto, temevo di aver preso un pacco. Il primo giro è andato bene fino al consumo delle batterie al 40%, dopodiché la carica restante è scesa molto velocemente. Inoltre, frenando o andando in discese ripide con la carica sopra il 90%, il monoruota mi segnalava un sovraccarico delle batterie. Senza farla troppo lunga, temevo che ci fossero delle celle danneggiate. In realtà, dopo 4-5 cicli di carica e scarica completa anche sotto il 10% e ricaricando al 100 e lasciando in carica fino al completo bilanciamento delle batterie, che avviene solo quando è completamente carico, la situazione è tornata alla perfetta normalità, una scarica costante e nessun problema di ricarica nelle discese. E qui ho verificato le voci che mi dicevano che le LiperKim sono delle ottime ruote. Sempre parlando di interfaccia con il telefono, abbiamo un'applicazione che è a dir poco spartana. C'è il minimo indispensabile per il controllo della ruota. Gli aggiornamenti a volte vanno, a volte no. Insomma, di certo non è il punto forte di questa ruota. Da un lato mi fa anche quasi piacere, perché in fin dei conti, andando in monoruota, soprattutto su giri impegnativi, non hai bisogno di spippolare l'applicazione. Una volta regolate le impostazioni minime come servono, basta, non occorre altro. Non c'è nessun altoparlante al di là del tweeter per i segnali acustici di allarme, molto potente, si sente anche in velocità. Però sì, niente più effetto Bose andando in giro. In caso ne sentissi l'esigenza, mi compro una Bose portatile e ce la lego con l'elastico. C'è un ottimo faro frontale, sicuramente migliore anche dell'S16, che non è per niente male. Se proprio devo trovargli un difetto, direi che tende un pochino ad accecare chi ti viene incontro. Va spostato un po' a mano, un po' verso il basso. Mentre le luci dietro fanno da stop, ma anche da frecce automatiche. Come inizi una curva, da sole lampeggiano. Purtroppo non si può far nulla per predire il futuro e quindi non possono essere usate per segnalare l'intenzione di svolta. Il display è abbastanza visibile, esteticamente preferivo quello dell'S16, però qui ho in effetti anche qualche informazione in più, la possibilità di mettere il contachilometri parziale, sempre a portata di mano, cioè di occhio, lo stato di carica con delle tacche, è dotato di 4 tasti, uno per l'accensione, uno per la luce frontale, un paio di tasti per navigare nelle funzioni di base come faremo con il telefono e l'applicazione. Chiaramente ti mostra la velocità, cosa che ritengo utile fino a un certo punto. Non è certo comodo mentre stai andando, magari anche a velocità un po' sostenuta, guardarti in mezzo alle gambe, perdendo il contatto visivo con la strada davanti. Dovrò trovare per questo altre soluzioni. Il cavalletto è ben fatto ed è estremamente stabile. Peccato che non ci sia un tasto di stand-by. Con molte ruote infatti basta premere un tasto senza doverle spegnere per disattivare il motore e metterle sul cavalletto. Qui puoi soltanto spegnerla. Non è una mancanza esagerata, di certo un tastino sarebbe stato comodo. Ora parliamo della rottura di scatole più importante che ho incontrato, la foratura della camera d'aria. Ebbene sì, non avevo mai forato con un monoruota e per fortuna, quando mi è successo con il Patton, non ero in marcia. Semplicemente una mattina ho fatto per prenderlo e mi sono accorto che era completamente sgonfio. Ho provato a rigonfiarlo, ma niente da fare. L'idea di far mettere le mani a qualcuno sul mio monoruota non mi piace e chi normalmente per lavoro ripara le biciclette non ha esperienza. Impiegherebbe tantissimo tempo, rischiando anche di danneggiarlo e chiedendo una cifra importante, dato il giusto lavoro. Così mi sono rimboccato le maniche e ho deciso di farlo io. 3 volte.
Eh sì, perché la prima volta, solo per lo smontaggio, mi ha richiesto circa 4 ore, tra smontare parti inutili che non erano necessarie per il cambio della camera d'aria, differenze con il tutorial che vi segnalo in descrizione, fatto molto bene, ma io ho trovato una differenza, insomma, vari problemi, tra cui anche un errore mio, sul quale mi avevano anche messo in guardia. Non pinzare con le leve la camera d'aria appena messa. Esattamente quello che ho fatto. Così ho smontato tutto di nuovo, riparato la camera d'aria, rimontato il tutto. Tempo mi ha rifiuto, insomma, ho fatto un po' di casini, anche se con questa ci sto girando. Il problema è che ho probabilmente deformato un po' questa gomma tassellata, che già prima non era il massimo del comfort, adesso è un po' tutta storta. Ci si riesce a girare senza problemi, ma non posso dire che la sensazione sia di stabilità, soprattutto alle basse velocità. Ho già ordinato e ricevuto il copertone di ricambio, ma sto facendo fatica a trovare la camera d'aria. Sicuramente appena la trovo ne prendo almeno un paio di scorta, perché non si sa mai. Avviamoci alle conclusioni. Con questa ruota io mi sono trovato veramente bene, è esattamente quello che cercavo per poter fare dei giri senza la preoccupazione di ricaricare, per affrontare percorsi impervi e davvero divertirmi alla grande. Difficile spiegarlo a chi non lo ha provato, ma una volta iniziato dà assuefazione. Prossimamente farò altri video relativi all'aspetto legislativo, in quanto sono arrivate le prime multe, una delle quali è stata impugnata con l'ausilio di avvocati e sarà discussa a breve davanti a un giudice di pace. Uno speciale ringraziamento alle 3 associazioni italiane del monoruota che voglio nuovamente citare: Scuola Italiana Monoruota, Muoviti Elettrico e Italia in Monoruota. È grazie a loro che sono state coperte le spese legali per fare il ricorso. Speriamo che possa rappresentare un primo passo verso l'accettazione del mezzo, o comunque uno strumento in più per noi nel caso fossimo fermati. Di nuovo ti invito a far parte di queste associazioni per contribuire anche tu a queste iniziative, che saranno di utilità per tutti i monorotisti italiani. Ultimissima cosa, sempre con le 3 associazioni si terranno i giorni 11, 12 e 13 luglio in provincia di Genova a Santo Stefano d'Aveto il prossimo raduno nazionale di monoruota. Trovi tutto in descrizione. Per ora è tutto, conto di portarvi presto altri video. Purtroppo è un periodo un po' difficile ed il grosso delle mie energie si dividono tra lavoro e famiglia. Intanto spero che questa mia recensione ti sia piaciuta, se hai dei commenti da fare, se sei un possessore di Patton o se ti interessa acquistarne uno, magari anche uno usato, forse posso darti qualche consiglio, scrivimi pure nei commenti qui in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video e se hai voglia al monoraduno nazionale. Alla prossima! Cazzo! Posto a posto! Cazzo! Beccare il binarietto! No!